Ciao a tutti amici e soprattutto motociclisti, bentornati sul canale. Oggi un video veramente particolare, con una moto d'eccellenza. Appunto abbiamo modelli che non hanno bisogno di presentazioni. Beh, lei è una tra queste, però allo stesso tempo abbiamo bisogno di accompagnarvi e scoprirla tutti insieme perché è un progetto veramente molto valido. Stiamo parlando di MV Agusta Dragster 800 RR 2021. Bene, partiamo subito da questo anteriore, che tutto è fuorché semplice o banale. Io penso che sia un qualcosa di esteticamente bellissimo, particolarissimo, super curato e rifinito. Parliamo in primis di questo modello qui, con questo particolarissimo accostamento di colorazioni che risalta in primis cosa? Un faro anteriore circolare, in questo caso inclinato, quindi non è perpendicolare, ma come potete vedere accarezza il vento che taglierà la nostra Dragster 800 RR. Molto d'effetto tra l'altro il richiamo interno di questi piccoli segni in rosso che vanno a mettere in risalto e a dare ancora più evidenza a un'illuminazione totalmente LED, molto bella e super utile per illuminare le nostre strade e le nostre curve. Nella parte più bassa risalta subito lateralmente il logo Marzocchi, a farci capire insomma che qui la scelta non è stata lasciata al caso, ma anzi super voluta e fortemente prestante su delle specifiche tecniche veramente d'eccellenza. Un cerchio, ecco, altro aspetto molto particolare della Dragster, super rifinito. Questo contrasto nero lucido con le colorazioni opache, satinate, di tutto il resto rende veramente giustizia a questa linea super sportiva. Nella parte un po' più alta, ecco, ritornando quindi in zona faro, abbiamo l'utilizzo anche di alcuni materiali pregiati, come in questo caso appunto potete notare questi bellissimi inserti in alluminio satinato, super cattivi, veramente belle anche il richiamo poi di queste forature interne, super aerodinamico. Alziamo adesso un attimino lo sguardo e focalizziamoci sulla linea laterale. Ovviamente io dopo ci salirò e vi farò vedere altri dettagli molto belli e caratteristici di questo modello. In primis ho notato subito questa foratura, molto particolare, molto bella. Questa parte centrale del sottosella che alleggerisce ancora di più una linea super snella. Ricordiamo 164 kg a secco per una potenza e un motore di cui dopo vi parlerò meglio, che è paurosa, veramente paurosa. Ma torniamo sulla nostra linea laterale. Come possiamo notare sicuramente un utilizzo molto intelligente, ovvero squadra che vince non si cambia, telaio a traliccio. Solido, bello, lucido, magari pareri discordanti, non è al passo con i tempi, sicuramente è super funzionale e dal punto di vista estetico, non gli si può dire assolutamente nulla. Nella parte bassa il nostro 3 cilindri, nella parte un po' posteriore notiamo poi super braccione, singolo, bellissimo, in alluminio anche lui, e nella parte bassa invece ritroviamo poi separato dal codone posteriore il portatarga. Ma per la parte posteriore stoppiamoci un secondo, spostiamo la moto e diamo merito a ciò che di bello c'è anche da questo lato, lo scarico. Devo aggiungere qualcos'altro? Non penso proprio. Il 3 cilindri dà il massimo di sé a livello estetico grazie anche all'esaltazione di MV attraverso questo scarico a 3 cannoni, super tagliente, bronzato, bellissimo, il tutto poi raccordato da cosa? Questo monobraccio appunto che mette in super risalto il gommone posteriore Diavolo Rosso. Sicuramente l'aspetto più bello, il lato più
scenico di questa moto è proprio il posteriore. Ve la riaccendo perché è giusto far menzione anche di tutto l'aspetto illuminazione, perché è veramente stupendo poter vedere con quanta semplicità sia stato capace il centro stile Agusta nel mettere in risalto le linee veramente dragster, appunto, di questa 800 RR, che è bellissima. Tra l'altro bucatura centrale in questa parte e piccola chicca, laddove voi ne aveste voglia di portare magari un sacco di patate, uno strapuntino o comunque una zavorrina dietro di voi, ecco qui delle comode pratiche leve che vi permettono appunto di dare poi spazio all'appoggio ben saldo del vostro passeggero e allo stesso modo poterle poi richiudere nella parte sottostante della vostra sella. Bene, abbiamo riposizionato ancora una volta a favore di camera la nostra Dragster 800 RR e io ci salgo su. Sensazione stupenda, veramente bellissima. Il taglio di questo serbatoio così spigoloso, così pronunciato e la posizione innata nell'essere molto più scaricata sull'anteriore mi comunica veramente tanta cattiveria, tanta sportività. Ragazzi, non potete capire quanto io stia provando piacere soltanto nell'esserci accomodato sopra. Bellissimo tra l'altro poi notare tutta la cura che in MV Agusta hanno voluto dare anche per rifiniture molto particolari, come ad esempio qui nell'anteriore reggo appunto Dragster, nella parte centrale del serbatoio bellissime queste applicazioni con il logo RR, la scritta qui Dragster sul lato e poi al centrale bellissimo tappo serbatoio MV, ricavato sicuramente dal pieno in alluminio, questa impugnatura bella, veramente cattivissima. Andiamo ora a vedere l'ultimo aspetto estetico e in questo caso anche funzionale, ovvero il nostro schermo a colori. Accensione Motorcycle Art, bellissimo, tutto super illuminato. Ecco, in questo momento la nostra Dragster sta seguendo un checking di tutta la moto. Siamo passati alla strumentazione principale. Molto bella dal punto di vista estetico. Come potete vedere nella parte sinistra abbiamo raggruppato indicatore giri per minuto, al centro indicatore di velocità conta chilometri, tra le due indicatore della marcia inserita, in questo caso appunto a folle, e poi nella parte bassa abbiamo le mappature e controlli elettronici che ci aiuteranno a portare la nostra Dragster su strada e non solo, perché ovviamente una moto del genere sarebbe uno spreco magari non portarla in pista. Bene, ora sulla parte destra invece potete notare altre informazioni molto importanti. Abbiamo riportato la temperatura d'ambiente, l'autonomia residua, da quanto tempo stiamo utilizzando il nostro mezzo e scorrendo nei vari menu ecco delle altre interfacce, i gradi di inclinazione, anteriori e posteriori, traction control, ABS, FLC, insomma tutti quanti i settaggi come sono stati messi e tra l'altro la schermata precedente, l'ultima, era appunto quella dedicata al trip record. Bene, nella parte laterale e conclusione appunto di questo schermo troviamo le classiche spie che ci andranno poi a riportare altre varie informazioni, alcune di queste come ad esempio il folle inserito o meno già all'interno dello schermo. È ora giunto il momento però di parlare di tutta la tecnica di questa moto, quindi non solo estetica ma ciò che realmente la rende, a parer mio, è un parer mio personale, un pezzo d'arte in movimento. Forse la citazione sarà un po' strana, ma parliamone adesso insieme meglio. Il cuore della nostra Dragster RR, un propulsore 3 cilindri in linea da 798 cm3, 140 cavalli di potenza, 86 Nm di coppia, un super propulsore che dà il meglio a circa 10.000 giri. Il tutto frenato da un ottimo impianto della Brembo a 4 pistoncini all'anteriore, doppio disco, da 320 mm di diametro, con delle sospensioni, di cui vi parlavo prima, marzocchi a steli rovesciati, anche queste super tarabili e super regolabili. Posteriormente invece il disco è da 220 mm, ovviamente più piccolo, questo qui però con un ammortizzatore sul posteriore, sul braccione singolo, della Sachs, anche questo regolabile. Abbiamo all'anteriore pneumatici 120-70, posteriormente invece 255, entrambi ovviamente Pirelli Diablo Rosso 3, assurdi.
Bene, arriviamo alla conclusione di questo nostro video walk around dedicato a Dragster 800 RR. Io non posso far altro che ringraziare il gruppo Debert Moto per averci ospitato ancora una volta qui in concessionario da loro. Non posso dire altro che ringraziare anche voi per aver avuto pazienza ed esserci stati qui insieme a noi nello scoprire questa piccola belva. Lasciate un bel mi piace nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, scriveteci nei commenti dettagli, parliamone insieme su questa piccola belva dal cuore ancora italiano e soprattutto seguiteci sui nostri canali social Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, insomma chi più ne ha più ne metta. Non per ultimo, anzi uno degli aspetti più importanti è che per quanto riguarda prezzo, colorazioni e allestimenti, io non posso far altro che chiedervi di farvi un giro sul nostro sito internet www.widrive.tv, dove troverete l'articolo da noi prodotto con tutte le specifiche su questo bellissimo modello. Alla prossima bestia!